Sei troppo rigida, secondo me. Di che cosa sei grata ad oggi? Ad oggi sono grata di non essermi arresa, in qualche modo di aver continuato a credere nella vita e ad un certo punto di aver scelto me. Sono profondamente grata di questo. Dovrei partire dal principio. E raccontare la propria storia non è mai facile e mi rendo conto di non averlo. L'ho fatto poche volte nella mia vita, raccontare la mia storia dal principio, ed è anche difficile definire un punto da cui partire nel raccontare la propria storia. Quindi è iniziata tanti anni fa, tra le montagne, perché sono nata tra i boschi, nella natura. Ci sono tante memorie belle, felicissime, legate alla mia infanzia, e altre memorie meno belle, soprattutto legate alla mia adolescenza. Ehm, Ho vissuto tanto dolore. In casa c'era una situazione di difficoltà a livello economico, di scarsità, di mancanza, e mi sono resa conto di non avere accesso a tutte le esperienze che gli altri ragazzi della mia età potevano fare, di non poter fare quello che gli altri facevano, e questo mi faceva sentire tanto sola e tanto arrabbiata. Avevo una grande ferita di ingiustizia e accadeva altro nella mia casa. C'erano continui litigi fra i miei genitori, che stavano vivendo la separazione in casa, e tanti problemi di salute della mia mamma, che era più spesso in ospedale che in casa. Mi ricordo di un periodo dove mia mamma era soltanto all'ospedale e io ho vissuto la solitudine in quella casa piena di dolore. Ecco, vivevo una casa di dolore e di solitudine e di rabbia, e in quegli anni il dolore è diventato la mia casa. Vivevo nel dolore e pensavo di non poter meritare altro, di non avere altra via d'uscita, di non avere un modo, di non avere una possibilità. Ero tutt'uno con il dolore e mi identificavo nel dolore, e a distanza di tempo ora mi rendo conto che sceglievo di abitare in quel dolore ogni giorno, tanto che ad un certo punto non riuscivo più a distinguerlo. Mi sono resa conto che non sentivo il sapore della felicità, di quella gioia spontanea da tantissimi anni, perché abitavo nel dolore. E quindi, abitando nel dolore ogni giorno, ad un certo punto ho iniziato a distrarmi. Mi distraevo con la scuola, andavo bene, studiavo, e la scuola era la mia distrazione, la mia via di fuga e il mio modo per essere vista. E la scrittura, amavo scrivere e amo scrivere tuttora, e la scrittura era il mio modo di nuovo distrarmi e evadere ed essere vista. Ed anche i farmaci che mi hanno accompagnato per un periodo della mia vita li utilizzavo per distrarmi, per fuggire, per essere altrove e per essere vista. E ad un certo punto, non so bene dire quando, ma è accaduto, ad un certo punto mi sono resa conto che in realtà non volevo essere vista dai miei genitori, dalla mamma, dal papà, dagli insegnanti, dagli amici, dai compagni di scuola. In quel momento stavo soltanto cercando di essere vista da me. Stavo cercando di vedermi, di trovarmi in qualche modo. Penso di essermi persa tantissime volte, non so dove, e quindi tramite quelle cose stavo cercando di ritrovarmi, perché mi sono resa conto che continuando a guardare fuori, continuando ad essere completamente travolta ed immersa in tutte le dinamiche familiari, continuando ad appesantirmi di responsabilità non mie,
e accettarle come se fossero mie e cercare di occuparmene, di prendermene cura, avevo lasciato da parte me stessa. La mia seconda storia, cioè la mia storia di rinascita, parte proprio da questa consapevolezza, da questa presa di coscienza di volermi di nuovo vedere, di essere vista da me, di essere riconosciuta da me dopo tanto tempo. E la prima cosa che ho fatto per vedermi di nuovo dopo tanto tempo, dopo tanti anni abitando nella casa di dolore, è stata comprendere che la mia vita, che la mia esistenza al mondo era importante. E quindi non contava più la mia storia passata o quel che avevo vissuto nella famiglia o il dolore o le esperienze che avevo fatto o non avevo fatto. A prescindere da tutto questo, la mia vita era semplicemente importante, la mia esistenza era importante per il mondo e che potevo fare la differenza, portare il mio contributo semplicemente essendo me, e non contava quindi la mia storia, o meglio, aveva certo la sua importanza, ma non decretava il valore e l'importanza che io avevo al mondo. Quella è una cosa completamente a parte che esiste a prescindere. Comprendere che la mia vita, che la mia esistenza era davvero fondamentale, era fondamentale che io fossi lì, che io scegliessi di essere lì, in vita e di esistere. E già solo questo era un messaggio, era un contributo. Per me è stato potentissimo comprendere questo, e da quel momento in poi ho elaborato questo mantra che è diventato il mio mantra, ed è: mi permetto di esistere rumorosamente. Questo vuol dire sì alla vita, dire sì all'esistenza. Esistere rumorosamente vuol dire permettersi di occupare il proprio spazio nel mondo senza farsi piccoli, altrimenti rubo spazio degli altri. Esistere rumorosamente al mondo vuol dire non limitarsi, non ridursi, non annullarsi, vuol dire darsi la possibilità di raccontare e raccontarsi, di chiedere, di domandare, di dire sì, di dire no, di vivere il proprio potere personale, la propria assertività. Vivere rumorosamente vuol dire per me essere se stessi al 100%, nella propria essenza, nella propria unicità, nella propria specialità, dire sì alla vita. Quindi da quel momento in poi il mio passo è stato camminare verso la vita, dirle di sì e quindi permettere a me stessa di esistere rumorosamente. E in quel momento ho cominciato anche a pensare, a riflettere su un'altra cosa, e cioè che ero giusta così, ero esattamente giusta così, in tutte le mie qualità, in tutte le mie caratteristiche che spesso non erano comprese dagli altri o infastidivano gli altri. Ero giusta così, e mi sono resa conto che più mi sentivo giusta e più non avevo bisogno di chiedermi se gli altri fossero giusti o sbagliati, o giudicarli o criticarli. Quando
mi permettevo di sentirmi giusta, di essere giusta nel mio spazio, nella mia vita, era facile vedere automaticamente gli altri come giusti e belli e perfetti e straordinari. Questa è l'inizio della mia storia d'amore con gli altri e con la vita, sentirmi giusta per vedere il giusto in tutte le persone che incontro e che vedo ogni giorno. Ciao, mi chiamo Francesco e innanzitutto grazie di cuore per aver guardato questo video. Se ti piace il progetto Sonder oltre l'apparenza, puoi sostenerlo attraverso delle donazioni. Trovi tutto nei link in descrizione. Inoltre, per sostenere il canale, puoi mettere mi piace, puoi commentare e soprattutto condividerlo con chi vuoi. Grazie, a presto.